Buongiorno e benvenuti per una nuova lezione di italiano. Questa è la terza e ultima lezione sui pronomi, almeno per il momento. Ricordati che se sei interessato ad una parte piuttosto che a un'altra di questa lezione, puoi andare nella descrizione qui in basso e troverai i minuti esatti in cui introduco i diversi argomenti. Ti basta cliccare. Nelle lezioni precedenti abbiamo visto come utilizzare i pronomi diretti e i pronomi indiretti. In questa lezione invece vediamo i pronomi combinati, ovvero come utilizzare pronomi diretti e indiretti nella stessa frase. Se pensi che i miei contenuti siano utili, lasciami un like e abbonati alla pagina se vuoi restare informato sulle prossime lezioni, che generalmente escono una volta a settimana. Rivediamo velocemente i pronomi diretti e indiretti prima di passare ai pronomi combinati. Vedremo poi come sono formati i pronomi combinati e la loro posizione all'interno della frase. Come al solito ci saranno molti esempi e alla fine vediamo anche quei pronomi combinati che sono formati dal pronome riflessivo e il pronome diretto. Qui vediamo i pronomi personali, i pronomi diretti e i pronomi indiretti. Come possiamo vedere, i pronomi diretti e indiretti sono uguali, tranne alla terza persona singolare e alla terza persona plurale, e questo ci facilita le cose. Cosa dobbiamo ricordare? Che troviamo i pronomi diretti e indiretti sempre prima del verbo, tranne in alcuni casi. Per esempio, quando c'è un verbo modale, oppure un verbo fraseologico, un verbo all'infinito o uno all'imperativo. Se non vi ricordate quali sono i verbi modali o fraseologici, trovate il video qui. Vediamo qualche esempio. Mi voglio prendere un giorno di riposo. Voglio prendermi un giorno di riposo. Quindi con i verbi modali, in questo caso c'è il verbo volere, possiamo scegliere se mettere il pronome prima del verbo modale, e quindi prima del verbo così come ci dice la regola generale, oppure dopo il verbo infinito che segue il modale. In questo caso prendermi. Quindi nel caso dell'infinito, che sta dopo il modale, il pronome lo attacchiamo direttamente alla fine del verbo all'infinito. Abbiamo la stessa scelta in presenza di un verbo fraseologico. Sto per addormentarmi, mi sto per addormentare. Quindi o mettiamo il pronome prima del verbo fraseologico, in questo caso sto per, oppure lo attacchiamo all'infinito, addormentare, e quindi diventa addormentarmi in questo caso. Nel caso invece di un verbo all'imperativo non abbiamo scelta, il pronome lo dobbiamo attaccare alla fine del verbo. Nell'esempio abbiamo muoviti, siamo in ritardo. Ricordiamoci che i pronomi diretti lo, la, li, le concordano con il participio passato. Cosa vuol dire? Che il participio passato deve concordare per genere e numero con il pronome. Nell'esempio, Paolo e Anna li ho chiamati stamattina. In chiamati c'è una I perché concorda in genere e numero con li e quindi maschile plurale. Fin qui dovrebbe essere tutto chiaro. Vediamo adesso come questi pronomi diretti e indiretti formano i cosiddetti pronomi combinati. Ecco una tabella che ci mostra come pronomi indiretti e diretti si uniscono per formare quelli combinati. La prima cosa che possiamo vedere è che mi, ti, ci e vi sono diventati me, te, ce e ve nel pronome combinato. Un altro cambiamento evidente è che quando il pronome indiretto gli si unisce a lo, la, li e le, forma una sola parola e aggiunge una e nel mezzo. Così abbiamo ielo, iela, ieli, iele. Ma vediamo qualche punto fondamentale. Nel formare i pronomi combinati mettiamo sempre il pronome indiretto prima di quello diretto. Così come per gli altri pronomi visti, anche il pronome combinato va prima del verbo, ma possiamo decidere di metterlo prima
o dopo un verbo modale o frasiologico, mentre va attaccato alla fine di un verbo all'infinito o all'imperativo. Come abbiamo visto, i pronomi indiretti mi, ti, ci, vi cambiano la vocale da i in e quindi diventano me, te, ce, ve. Come per i pronomi diretti, anche con i pronomi combinati il participio passato del verbo deve concordare con il pronome combinato. I pronomi combinati di terza persona, singolare e plurale, formano una sola parola: ielo, iela, ieli, iele. Vediamo qualche esempio. Mangio 2 mele, me le mangio. Ti regalo i miei CD, te li regalo. Presto un libro ad Aurelia, glielo presto. Ci fa una sorpresa, ce la fa. Vi porta i fiori, ve li porta. Insegno i pronomi ai miei studenti, glieli insegno. Il ragionamento da fare è questo. Vediamo l'esempio. Luca ha aperto la porta a Lucia. Cosa ha aperto? La porta, e quindi abbiamo il pronome diretto la. A chi ha aperto la porta? A Lucia, quindi abbiamo il pronome indiretto le. Abbiamo detto che nel pronome combinato il pronome indiretto va prima, quindi in questo caso abbiamo le più la, e visto che per formare il pronome combinato utilizziamo soltanto il pronome indiretto gli e non utilizziamo le, in questo caso avremo gliela aperta, perché lo e la prendono l'apostrofo prima di una parola che inizia con vocale o con H, visto che la H in italiano è muta, non è aspirata e quindi la consideriamo come una vocale. Vediamo un altro esempio. Il barbiere mi ha tagliato i capelli. Cosa ha tagliato? I capelli, e quindi li, pronome diretto. A chi ha tagliato i capelli? A me, e quindi me, pronome indiretto. Vi ricordate che il pronome diretto risponde alla domanda chi, cosa, mentre il pronome indiretto risponde alla domanda a chi, a cosa. Quindi in questo caso abbiamo li e me. Il pronome indiretto va prima e quindi me li ha tagliati. C'è ancora un'altra categoria di verbi combinati ed è quella formata dai pronomi riflessivi e i pronomi diretti. Ma prima di andare avanti facciamoci un esercizio insieme. Vi hanno portato i mobili? Vi do qualche secondo per riflettere. Ve li hanno portati? Ho detto al dottore che ho le vertigini. Gliel'ho detto. Ti hanno raccontato la storia di Roma? Te l'hanno raccontata? Silvia ha comprato i regali a sua sorella. Silvia glieli ha comprati. Su questa ultima frase facciamo degli ulteriori esempi con un verbo all'imperativo, un modale e un verbo frasiologico. All'imperativo sarebbe compraglieli. Vedete come il pronome combinato è attaccato alla fine dell'imperativo. Con il verbo all'imperativo non abbiamo scelta, dobbiamo mettere il pronome attaccato. Con il verbo modale, invece, in questo caso dovere, possiamo scegliere se metterlo prima, glieli devi comprare, oppure dopo, devi comprarglieli. Quindi nel secondo caso abbiamo il pronome combinato attaccato alla fine del verbo all'infinito che segue il modale. Con il verbo frasiologico stare per, sta per comprarglieli, oppure glieli sta per comprare. Come detto in precedenza, vediamo adesso i pronomi combinati formati dal pronome riflessivo e il pronome diretto. Ecco i pronomi riflessivi, i pronomi diretti e qui i pronomi combinati. Vedete come il pronome riflessivo, quando si unisce ad un pronome diretto per formare un pronome combinato, trasforma la sua i in e. Quindi al posto di mi, ti, si, ci, vi,
messi, avremo metesse, ce-be-se. Vediamo qualche esempio. Mi dimentico sempre la luce accesa. Ti do qualche secondo per riflettere. Me la dimentico sempre. Mi sono fatto l'abbonamento al tram. Me lo sono fatto. Un'ultima frase. Perché non ti metti gli occhiali? Proviamo a fare una frase con l'imperativo. Mettiteli. E per questa lezione è tutto. Io vi aspetto la prossima settimana per un super mega ripasso su tutti i pronomi visti. Nel frattempo, se avete dei dubbi su queste ultime lezioni, scrivetemelo nei commenti. Come sempre, grazie, a presto!